Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon giovedì. È il giovedì di Kevin De Bruyne, ovviamente visite mediche superate, ringraziamo il Napoli, ringraziamo Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna che ha portato avanti le operazioni di calciomercato e un Napoli che sta agendo nel migliore dei modi. Per quanto riguarda questa sessione siamo al 12 di giugno e già abbiamo molte trattative in fase avanzata al di là di quelle già chiuse. Parleremo in questo video appunto dei contratti offerti dal Napoli a Beukema e Musa, senza tralasciare la situazione Caprile che verrà riscattato dal Cagliari, a quanto ci fanno sapere, ma vi leggerò appunto la notizia, e si muove qualcosa per quanto riguarda la punta da affiancare a Romelu Lukaku. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina, così restate aggiornati. Se vi piace questo video un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo una mano come sempre all'algoritmo a mettersi in moto. Detto questo, anche se ci avevamo fatto la bocca perché la notizia la sapevamo da un bel po', però poi vederlo arrivare a Villa Stewart quasi un attimo sconvolto, perché si aspettava sicuramente, avrà visto tutto ciò che poi succede a Napoli quando vinci i trofei, quando diventi un calciatore del Napoli, quando sei poi un colpo che tutti volevano e si aspettavano, però ci è rimasto un tantino, quando è sceso dalla macchina c'è stato un attimo di sbandamento, però le parole del padre intervistato mi hanno messo assolutamente di buon umore, perché il padre ha detto una cosa fondamentale: il periodo stressante è alle spalle, ha vissuto un periodo di stress per quanto riguarda la situazione, per quanto riguardava ovviamente la situazione contrattuale con il Manchester City e tutto ciò che poi c'è stato nel mezzo, perché non si sono lasciati tanto bene, però il padre ci ha rassicurato nella maniera più assoluta che De Bruyne sta alla grandissima, mentalmente ha superato il tutto. Infatti il Napoli è il sole che poi è uscito sia per quanto riguarda De Bruyne sia per noi che abbiamo fatto un grandissimo acquisto. Complimenti a tutto il Napoli per aver concluso l'operazione e aver portato un grandissimo calciatore all'ombra del Vesuvio. Detto questo, si muove molto altro in casa Napoli. Ci sono le offerte che il Napoli ha presentato a livello contrattuale a Beukema e a Musa. Ve le vado un attimo a leggere e poi passiamo per Caprile e questa situazione attaccante, perché dobbiamo affiancare una punta a Romelu Lukaku. Partiamo dalla situazione Beukema e Musa per quanto riguarda i contratti. Sappiamo che a Musa è stato offerto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Il calciatore ha già accettato il Napoli e l'offerta del Napoli, bisogna solo trovare la quadra, ma a quanto si legge è solo una questione di tempo a livello contrattuale e burocratico per portare poi il calciatore a livello ufficiale all'ombra del Vesuvio, così come Matteo Moretto ci riferisce sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Al giocatore Beukema del Bologna è stato offerto un contratto di 5 anni da 3 milioni netti a stagione, un'offerta importante, ma per il Bologna Beukema è un calciatore fondamentale, vista anche la probabile partenza di Lukumi, farà assolutamente muro, anche se ho già letto che inserendo qualche contropartita con il Bologna si potrebbe anche diciamo arrivare a compromessi. Italiano vorrebbe Raspadori, ma questa è una situazione che diciamo era sul piatto per quanto riguardava la situazione Ndoye. Poi nel caso accettano ancora contropartite anche per l'eventuale colpo in difesa, ma il Napoli non si farebbe nemmeno il problema a livello di cartellino nel cacciarli i 30 milioni e portare il calciatore ovviamente a vestire l'azzurro. Contratti importanti, 2 quinquennali, uno a 2,5, uno a 3 milioni per due calciatori che andrebbero assolutamente ad alzare il livello della rosa, e avresti comunque dalla panchina elementi importanti per non incorrere in situazioni dove qualcuno si fa male. Sei corto, non sei corto, hai tutte le competizioni da giocare, Coppa Italia, la Champions League, la Supercoppa e ovviamente la Serie A, e quindi ci stiamo coprendo molto ma molto bene. Seguiremo la situazione aspettando poi al limite un'eventuale ufficialità sia per il centrale del Bologna sia per quanto riguarda Musa, che è molto più avanti ovviamente di Beukema, perché lì non c'è il Milan a fare muro, anzi sarà un calciatore del Napoli al 99.
Detto questo, c'è una situazione che io non sapevo e ovviamente mi arriva la notizia e sono rimasto un tantino così, ma in bene. Il Cagliari nelle scorse ore ha deciso il riscatto di Elia Caprile. La comunicazione alle parti interessate c'è già stata, anche se non è dato sapere se è già stato esercitato il riscatto formalmente. Quello che è chiaro è che Caprile diventerà completamente un giocatore del club sardo, mentre al Napoli andranno 8,5 milioni di euro, un'ottima plusvalenza che potrà essere utilizzata per il mercato faraonico del club di Antonio Conte, per club di Aurelio De Laurentiis, con Antonio Conte allenatore. Questa notizia è scritta male, che si appresta ad investire tantissimo per creare una squadra ancora più competitiva. Non è detto però che Caprile rimanga al Cagliari, il mercato è appena aperto, il valzer dei portieri è appena all'inizio, considerando che il Milan probabilmente saluterà Magnan, la Juventus dovrà trovare un sostituto per rimpiazzare ovviamente Perin, eccetera, quindi sarà del Cagliari e poi sarà il Cagliari a vedere cosa ne vuole fare. L'importante è sfollare, incassare quanto più possibile senza fare come l'anno scorso dove per tempistiche ci siamo ridotti comunque a prestare tutti i calciatori. Quanto più vendiamo quest'anno meglio è, e il Napoli ci sta riuscendo con Elia Caprile a quanto abbiamo letto 8 milioni e mezzo di euro, riscatto effettuato ma non formalmente, ci fanno sapere. Vedremo poi quando uscirà la notizia ufficiale. E c'è la situazione attaccanti. Ovviamente abbiamo letto la notizia di Lucca dell'Udinese. Mario Conterio di Tutto Mercato Web, prendiamola con le pinze questa notizia, prova ad accelerare per il centravanti dell'Udinese, 24 anni, 12 gol nell'ultimo campionato, individuato dalla società come l'alternativa a Lukaku, giocatore dalle caratteristiche simili, fisico e bravo a difendere palla, ma anche un buon realizzatore. Il centravanti della nazionale piace anche al Milan di Allegri, ma al momento il Napoli sembra essere molto più avanti, con Manna che ha alzato il pressing per provare a trovare gli accordi definitivi e regalare così ad Antonio Conte un importante sostituto di Lukaku, anche nell'ottica delle rotazioni fra campionato e Champions League. Allora, a me Lucca fa piacere, non fa piacere, ti piace, lo prenderesti? È relativo perché sicuramente c'è lo zampino del mister nel volere un attaccante con queste caratteristiche, quindi credo che possa solo far bene, perché se prendi le caratteristiche che alla fine servono alla squadra per l'idea di gioco, così come ho già detto, i calciatori vengono messi comunque in condizioni di poter esprimersi al meglio, e Lucca ha fatto bene in questo campionato con l'Udinese, e quindi per far rifiatare Lukaku, anche se c'è una situazione Nunez, c'è sempre quella situazione Nunez, l'abbiamo letto in questi giorni di calciomercato, Nunez al Napoli, Nunez il Napoli ci pensa, eccetera eccetera. Certo, Nunez Lukaku sarebbe una situazione stratosferica, ma andiamo con calma, anche se il Napoli per quanto riguarda l'attaccante Darwin Nunez non si è messo da parte, e quindi tenterà diciamo di approcciare. Poi si deve sempre vedere il calciatore, l'ingaggio, ci sono tantissime variabili, però per quanto riguarda Nunez vi posso dire, ma non perché non voglio Lucca, è perché Nunez ti dà garanzie assolutamente e totalmente diverse per quanto mi riguarda, a livello proprio di importanza delle partite, a livello di carattere nei grandissimi match. Ti presenterai comunque in Champions in stadi affollatissimi e caldissimi, quindi devi vedere poi un eventuale Lucca come potrebbe reagire nello stare in campo, anche se da questo punto di vista c'è il Napoli, Conte e tutto lo staff che preparano calciatori a livello mentale per stare sul pezzo e non per scomparire, diciamo, ogni volta che si presenta un match tra virgolette blasonato tra Champions League e campionato. Però Darwin Nunez sarebbe già vaccinato e ultra vaccinato per quanto riguarda queste situazioni, e per caratteristiche poi secondo me non è nemmeno tanto simile a Lukaku, ma come alternativa per il gioco di Conte potrebbe assolutamente far bene. Ma seguiremo ovviamente questa situazione in futuro. Restate aggiornati come sempre, iscrivetevi con la campanellina attivata così ricevete la notifica, fatemi sapere
la vostra qui sotto nei commenti. Kevin De Bruyne, forza Napoli sempre. Ciao.